Who's that, Luca? Cousin, Mom and Dad And Giacomo. and Luca too. This is Giacomo's Hall of Fame, where there's everybody interviewed. Can you say Giacomo? Just so. Giacomo, okay. That's enough. So you can see all the pictures of people he interviewed. We interviewed too many people. Many. So we found a way of entertaining our kids. Apparently, if they found a way of learning oaths to pass. now this is cupping, so it's more of a acupuncture thing. But anyway, so now they're just training themselves. Emma's like scary. So we have to thank ATS because today they welcomed us here so we could learn a few things, and they're practicing what they learned apparently. Guys, Five World Explorer here, we're still in Arezzo. Today we came to visit our friend Giacomo Catalani. Allora, siamo venuti qui da Giacomo perché io e Giacomo, anzi noi e Giacomo, ci siamo conosciuti a maggio del 2019 in questo studio. Ci ha intervistato e poi da lì è nato subito un'amicizia perché le like-minded cliccano immediatamente. La cosa ganza è che dopo 2 mesi lui mi ha detto, dice, vieni con noi in Cina? Ma sì, ho preso tutto, ho lasciato tutti, siamo andati tutti in Cina. È stato fantastico. Ok, what do you want to say? What channel, like, do something? Ok, e allora oggi siamo venuti qui perché lui ci farà vedere delle cose della sua attività, però come stiamo continuando con i video che facciamo dove people we meet, perché vi vogliamo far vedere cosa vuol dire uscire dal sistema, e anche se lui è nel sistema, però la sua mentalità è veramente aperta e ve lo spiegherà e vi farà vedere delle cose anche ai bambini. Allora Giacomo, ci spieghi più o meno come ti è venuta l'idea di creare ATS o tutto il progetto che stai sviluppando ora? Allora, la prima cosa che voglio dire è che innanzitutto è un grande privilegio essere qua con voi ed è stato subito un bellissimo incontro. Io lavoro nel sistema, conosco bene il sistema, penso di utilizzare in maniera appropriata il sistema per vivere a livello qualitativo e soddisfacente un'esistenza estremamente appagante, serena e felice. Condivido appieno il pensiero e il messaggio che state inviando attraverso questi video a chi li saprà ascoltare, a chi è nel momento per cui questo tipo di video può essere utile sganciarsi o prendere decisioni che possano trasformare, possano sbloccare. Il progetto è anche per essere di aiuto oggi a far vedere come si possono sviluppare delle attività coerenti con il proprio lifestyle, la propria mentalità, la propria spiritualità. Io sono partito come sportivo, quindi ho iniziato a giocare a pallacanestro a 4 anni, lo sport ha avuto un imprinting fondamentale per me. Le persone che mi hanno insegnato, quindi i miei maestri, i miei allenatori, i miei insegnanti, sono state persone che mi hanno dato una grande ispirazione, e da lì il concetto di salute, miglioramento, agonismo, performance e competizione in modo positivo
anche con me stesso come challenge, è stato un argomento che mi ha accompagnato sempre. Ho proseguito, diciamo, iniziando un percorso di studi nell'ambito delle scienze motorie, trasformato poi nella posturologia clinica e trasformato poi in tante attività che sono state sia a livello universitario ma anche assolutamente al di fuori. Si può imparare a scuola, si possono imparare alcune cose, in ambito universitario si possono imparare alcune cose, ma la formazione personale, quella che parte con una matrice interiore che ti porta ad approfondire tantissimo l'argomento, la impari perché la vuoi imparare. E da lì ho, diciamo, approfondito il ruolo dell'informazione, come trovarla, dove trovarla, come svilupparla, ed è per questo che oggi presentiamo le informazioni con una delle aziende che è la Giacomo Catalani Editore SRL, che ci permette di sviluppare tanti bellissimi progetti con persone autorevoli di riferimento in varie nicchie. ATS, che oggi vedete qua in larga misura presente. Cos'è il significato di ATS? Advanced Training System. Infatti mi volevo ricollegare a quello che hai già detto. La cosa bella è che lui non ha soltanto questo format di comunicazione, cioè dai libri, ma è una vita esperienziale. Come dicevo prima, abbiamo preso da un giorno a un altro, abbiamo comprato il biglietto e siamo andati a fare questa esperienza direttamente con questo maestro in Cina, che pratica sia la medicina cinese che il Qigong. Ed è stato fantastico, cioè lui lo vedrete qui in versione molto ufficiale, ma la cosa bella è che si mette in pantaloncini e ciabatte quando c'è bisogno e va direttamente, ed è quello che vogliamo trasmettere ai nostri figli e a tutte le persone che vedranno questo video, è che si può veramente uscire dal sistema, però facendo il primo passo, cioè bisogna immergersi in un'esperienza. Assolutamente. Il fatto di potersi, diciamo, riflettere in un mondo business ed avere magari oggi un completo, domani una tuta oppure un paio di pantaloncini, diciamo, è soltanto contingente al momento e all'attività che stai svolgendo, e devi saperle utilizzare nel modo giusto. Perché ci sono ambienti in cui ti è richiesto di essere in giacca nel livello professionale e altri in cui invece assolutamente è importante essere versatili. La regola della versatilità per me, sai, è sempre correlata all'ambito sportivo. E quando sei una persona sportiva, sei una persona che non ha neanche difficoltà a muoversi in ambiti estremamente differenti, a parlare con persone differenti e a scoprire cosa queste persone hanno da insegnare. Hai citato il maestro Shifu, per cui insomma, abbiamo registrato tanti video e chi vuole approfondire l'argomento può trovare tanto materiale. È probabilmente una delle persone nel mondo che più ne ha aspettato, no? Sì, perché quando lo vedi tutto potresti pensare tranne di immaginare quello che fa nella vita, realmente come lo fa. In modo molto semplice. In modo molto semplice, umile, ed è bellissimo, un insegnamento che già parte da lì. L'informazione, ripeto, è al centro del processo di crescita, di trasformazione, è poi un'informazione che tu puoi leggere, rileggere e osservare da punti diversi. In base al momento in cui sei. Per me è estremamente correlato alla missione di vita. Posso lavorare anche 18 ore al giorno, cosa che ho fatto in tanti periodi. Non lo faccio con sacrificio, lo faccio ovviamente con fatica in alcuni momenti, ma anche a livello sportivo, quando eri in fondo al match sei affaticato, sei stanco, ma stai perseguendo un obiettivo. Quindi il messaggio che mi piace trasferire è quello di avere sempre un obiettivo. Ti permette di focalizzarti e fare tantissime cose. Okay? Questa è la mia esperienza, funziona, l'ho condivisa con tante persone, ognuno poi dopo la assorbe e decide come utilizzarla. Una delle cose che faccio, il motivo per cui siamo andati in Cina, è incontrare persone, parlare attraverso quello che è il talk show, che è una cosa del genere, ci incontriamo, registriamo, parliamo. E ho avuto il piacere, l'opportunità di incontrare migliaia di persone così, per rintracciare quelli che sono gli elementi comuni
delle persone che fanno cose straordinarie e ci sono dei denominatori comuni tra tutti che sono meravigliosi. Uno in assoluto, l'informazione, partire dall'informazione e capire se quell'informazione è la miccia, l'inizio di qualcosa per approfondire e via dicendo. Cosa gli puoi far vedere a Cosimo, loro oggi Cosimo. per stimolargli la fantasia? Sì, guarda, Perché comunque l'obiettivo è vero ed è importante anche secondo me, però anche l'altra cosa che ho notato facendo tutti questi viaggi e girando con loro specialmente è vivere il momento al pieno. sempre. Perché se te riesci a vivere il momento è pazzesco, però è un continuo adattamento, e quello che manca oggi secondo me in questa situazione che sta accadendo è la facilità e la semplicità di adattamento da un momento a un altro, che la gente continua a programmare, a pensare, a cosare, vive in un futuro immaginario che non esiste, perché sempre dimenticando di vivere nel momento di ora. E loro me lo dimostrano tutti i giorni, perché praticamente loro da un momento a un altro cambiano, però il loro cambiamento è dinamico e costante, mentre il cambiamento che io vedo nelle persone che abbiamo incontrato è un cambiamento basato solo sulla paura e non riescono ad adattarsi, mentre loro si adattano a tutto. Noi ora abbiamo imparato ad adattarsi a tutto, tutte le situazioni, tutte le persone, riusciamo a stare con persone che hanno un certo tipo di, appunto, la giacca, la cravatta, o riusciamo a stare con persone che hanno le ciabatte e i pantaloncini. Le persone hanno difficoltà ad avere questo tipo di adattamento, e nella società di oggi invece l'adattamento è tutto, perché è l'importanza di appunto cavalcare l'onda in quel momento lì. Io credo la psicologia è stata, diciamo, è nata dall'incontro della medicina e la filosofia. Okay? William James è stato un pioniere in questo e diceva: le persone che nascono 2 volte vivono veramente, chi nasce una volta sola non vive pieno la propria vita. Oggi siamo purtroppo di fronte spesso a degli stereotipi, a una riformulazione di preconcetti basata su un'ignoranza. Ecco perché l'informazione è così fondamentale. Perché se tu pensi di avere un'informazione, ma la devi approfondire. Tu pensi a sapere cosa c'è in Cina, vai in Cina, scopri, guarda e poi ne avrai conferma. Allora il viaggio voi lo conoscete ovviamente benissimo, il viaggio diventa parte del processo di apprendimento. Il qui ed ora ugualmente diciamo, è un must, devi apprendere l'insegnamento del qui ed ora per poi progettare anche gli obiettivi. L'obiettivo necessariamente ha bisogno di un tempo di attesa e di impegno, ok? Per forza. Però nel momento in cui sei consapevole di quello che sta succedendo, io credo che molte persone al giorno d'oggi vivano ma non siano consapevoli di quello che sta succedendo. Se ne renderanno conto fra 20 anni. Sì. Se io dirò a una persona fra 40 anni: guarda che hai vissuto un'epoca trasformazionale clamorosa, come uno gli dice hai vissuto il Rinascimento, non ero consapevole che sto vivendo un'epoca del momento. Magari rischi di accorgertene troppo oltre e aver perso quella possibilità meravigliosa perché eri concentrato su un lato negativo, su altre cose, infatti. E molto spesso purtroppo quelle deprimenti, perché ricordiamo che il 90% della gente tira in basso. Ma perché? Perché il nostro cervello, se ci analizziamo, siamo molto abitudinari, sì, okay, e tendiamo a entrare in un flusso che tendenzialmente va verso un abbassamento, no? Non innalzamento, infatti. Invece si cerca di preservare l'energia, non di usarla in modo positivo. Che si tratta solo di incanalarla invece in una direzione completamente diversa. Appena ci sediamo e troviamo una situazione confortevole, e ci sediamo ancora di più. Guarda, io ho scritto un libro diversi anni fa, che è stato quello con cui ho iniziato tutto, Trasforma il tuo pensiero, dove l'inizio era proprio: guarda, se stai cercando una spalla su cui piangere, non sono l'uomo per te, perché io ho incanalato da un'altra parte. Se stai cercando, e non parlo di motivazione perché non credo io posso motivare te, io posso ispirare facendo quello che piace fare a me, quello lo sto facendo così. Se tu troverai ispirazione, allora mi fa piacere averti dato una mano e ti mostro come lo sto facendo, perché tu trovi la tua strada e riesca a incanalare nel modo giusto le tue iniziative per arrivare ai tuoi obiettivi, ai tuoi momenti. Quando ho studiato la materia medica e la parte legata alla salute, ho continuato
e continuo tuttora il processo di approfondimento, di crescita, di incontro con tantissimi professionisti della salute, e in questo percorso ho incontrato tantissime attività di valore nel mondo della prevenzione. Ora noi sentiamo parlare di medicina soprattutto quando parliamo di, purtroppo, cura d'emergenza. Il problema è che la cura d'emergenza, che è acuta, è diventato il cronico, e quindi la massiccia parte della popolazione che si rivolge alla medicina è creando nell'acuto, mentre ciò che devi fare è occuparti di preservare, di prevenire quello che hai, che è la magia, il dono meraviglioso della salute, che te ne rendi conto purtroppo sempre quando l'hai già persa. Però quando invece te ne rendi conto prima, che è un'opera di saggezza, perché solitamente chi se ne rende conto, io ho avuto il piacere di studiarla, ho avuto purtroppo la triste esperienza quando ho perso mio padre, di vivere ad esempio il dolore della salute che va via, e ugualmente rimarcare questo aspetto così importante. E siccome tutti noi per natura andremo incontro a problematiche di salute, io suggerisco sempre di farne un valore principale, preservarla, perché poi quando entri in coerenza con quello, allora si esprime al massimo il potenziale psicologico, infatti. E allora si esprime al massimo la tua capacità di esprimerti e di vivere veramente la vita. Ecco allora che la salute diventa ugualmente un approccio alla vita. Questo è il classico esempio di uscire dal sistema, perché normalmente il 90% della popolazione pensa l'opposto. Non faccio niente per la mia fisiologia, la mia biologia del corpo, la mia salute, fino a che non sto male. E questa cosa io l'ho incontrata con la medicina cinese, perché la medicina cinese è una medicina preventiva. Te dovresti andare dal medico prima e lui ti dirà delle ginnastiche da fare, un tipo di dietetica da, seguire, che poi non è una dietetica ma è un lifestyle. E questo ti aiuterà a mantenere la tua stabilità psicofisica, cosa che purtroppo oggi per questi schemi mentali noi non riusciamo a intraprenderli, a capirli, e quindi aspettiamo completamente quando stiamo male, come ha detto Giacomo ora, e non lo preveniamo, perché dici no, ma perché devo perdere tempo a prevenirlo? Io ora sono in una fase comoda, sto bene nella mia vita, nella mia situazione, e continuo così. Al momento sento male vado dal dottore, però al momento che ti senti male vai dal dottore è troppo tardi. È come quando tu hai sete, e già sei disidratato. Allora, se tu invece ti occupi della tua idratazione, perché cominci a percepire, perché in realtà tu hai già sete, puoi sentire la sete, ma se aspetti il momento in cui il tuo organismo non ce la fa più, non stai veramente ascoltando i tuoi ritmi circadiani, i tuoi ritmi dei meridiani, tutte cose che, ripeto, sono molto complesse per noi perché veniamo da una cultura diversa. Questo però ci fa tornare a quel discorso dei formulari preconcetti, perché se io oggi ti dico avvicina la medicina tradizionale cinese, non lo faccio perché dico io sono per quella occidentale o sono per quella orientale, non è una scelta, è capire come funziona il nostro organismo. Allora, se i medici più brillanti che ho incontrato in assoluto l'hanno considerata, non puoi far finta che non esista, perché se sei un vero ricercatore, io sono un ricercatore e vado a ricercare, poi ci sono ricercatori che fanno ricerca in un certo modo, nei laboratori con quali io collaboro, con quali io pubblico, ma inizia sempre da un osservazionale e da lì si scatena poi tutto il processo di approfondimento. E la medicina tradizionale cinese, che è millenaria, perché ricordo che noi parliamo di 100, 200 anni, 500 anni fa Leonardo da Vinci cominciò a disegnare l'anatomia umana, studiava, sì. Quindi siamo nuovissimi. La medicina tradizionale cinese parliamo di 5.000 anni fa, parliamo di 3.000 avanti Cristo. Studiavano. E già ci sono dei testi, l'imperatore giallo, ci sono dei elementi straordinari che devono essere approfonditi e non possiamo evitarli per avere un preconcetto nei confronti magari della Cina, perché in realtà ti possono insegnare moltissimo. La differenza di linguaggio potrebbe essere la tua barriera per cui non riesci a capire certe cose. Molte delle indicazioni che stiamo dando negli ultimi anni riguardano la medicina tradizionale cinese. Qua abbiamo per esempio, guarda, la moxibustione. Qui stiamo parlando di sigari di moxa. Questi sigari sono fatti da moxa. La moxa è l'artemisia, ok? L'artemisia è un'erba che viene coltivata, raccolta, fatta essiccare, dopodiché battuta e con la lana prodotta da questa erba pressata e vengono fatti questi sigari.
Questa lana di Artemisia ha un potere calorifero di 500-600 gradi, molto molto elevato, e riesce ad andare sotto pelle fino a 1,5 centimetri di sottopelle e andare a stimolare quelli che sono i punti dell'agopuntura, che nell'89% dei casi sono quelli dei trigger point che anche la medicina convenzionale occidentale ha riscontrato, e andando a stimolare questi punti crea dei benefici. Addirittura, ti posso dire dalle nostre ultime ricerche, perché è molto interessante, nel 92,35% dei casi utilizzata in una donna in gravidanza con feto podalico, attraverso la stimolazione con Artemisia si ottiene una rotazione del feto in un punto specifico del minimo del punto feto. 67 della vescica, che è questo, tira su. È l'ultimo punto della vescica urinaria, che è qui. sul minimo. Allora, questo punto qui, con la stimolazione di questo sigaro esterno, praticamente fa ruotare il feto nella pancia della mamma. E questo abbiamo scoperto proprio che viene indicato anche dalle ASL italiane. Io ho avuto una mia Io quando ero collaboratrice. a partorire, noi ci hanno fatto andare alla mamma, a Careggi, a lei durante il parto, ti ho fatto la moxa. per non sentire dolore. Per non sentire Poi dolore. però mi ha detto bisogna fare sto bambino e quindi mi toccavo sentire dolore, però per un po' di tempo avevo una pausa, però ci hanno fatto andare in una Dentro stanza. l'ospedale mi hanno autorizzato a fare Dice, ma lo sai fare? Se lo Sì. sai fare, va bene, non c'è problemi. Io facevo i punti con le mani di digitopressione, più ho fatto l'Artemisia. Ed è straordinario. Devi sapere che in Cina questa la usano, la chiamano, c'è un punto nel corpo, il 36 stomaco, che è sotto al ginocchio, che lo usano, lo chiamano punto aspirina. E tutti i cinesi fanno 20 minuti al giorno, tutti i giorni, di moxa su tutti e due i punti del ginocchio e praticamente gli dà energia continua. E questa è una scoperta, cioè è già inserita anche nei contesti più occidentali, magari però non conosciuta per tante condizioni, che possono essere magari dal raffreddore al mal di testa, Sì, eccetera. sì. La stessa cosa anche la coppettazione, questa è straordinaria. Io vado in Cina e incontro i miei produttori delle coppette, questi producono 50 milioni di coppette l'anno, Remember? Bubble faceva. e queste qua vengono utilizzate ugualmente per il raffreddore e il mal di testa, cioè loro non usano Moment più che quindi Pasticche ibuprofene, varie, sì. pasticche eccetera, ma utilizzano la coppettazione. E da Quando io ero in Cina a studiare, appunto, noi si faceva per un raffreddore, va bene? Invece di avere, come oggi vi danno la pasticca e la cosa, faceva un piccolo sanguinamento con le lancette e poi si metteva la coppetta. Praticamente usciva il sangue che era blu, proprio dark blu, va bene? E la persona il giorno dopo stava benissimo. il gua sha, e questa è una materia che stiamo presentando veramente recentemente in Italia. Molti ho visto che a livello internazionale la presentano come un'attività di trattamento miofasciale, trattamento del tessuto connettivo. Io ritengo, e ci abbiamo lavorato un po' di anni prima di presentarla in modo opportuno in Italia, con la parte editoriale, formazione, videoformazione eccetera, invece è importantissimo conoscere anche l'aspetto energetico del trattamento con gua sha e conoscere il trattamento con gua sha, perché tutte non derivano altro che dal gua sha. Quindi qualsiasi attività che uno vede fatta con strumenti in acciaio per il trattamento connettivo ha questa derivazione qui. La cosa interessante è che magari la vedi presentata in un modo molto sanitario occidentale e pare avere una valenza. Magari spieghi che è della medicina tradizionale cinese, comincia a essere una cosa troppo esotica. Invece quando capisci come funziona ne conosci veramente le virtù. Quando io l'ho studiato, va bene, ho trovato le radici del gua sha, delle coppette e della moxa nella medicina mediterranea. Ho trovato dei documenti in Sardegna, va bene, dove le nonne per un raffreddore prendevano il cucchiaio di casa e facevano questo movimento qui su dei punti che non sapevano che erano punti di medicina cinese e corrispondevano a un meridiano che hanno tracciato in Cina, però automaticamente loro sapevano che facendo questi punti qui praticamente usavano il raffreddore al bambino passava, e facevano le coppette con i bicchieri di casa semplici, praticamente applicavano la coppetta. Scusa. Vai, faglielo vedere.
Luca, look. Guarda, Aspetta che devo eccolo. Visto? Ora si lascia lì. Vieni. Aspetta, A te ti fa di più. È come si fa a passare un raffreddore. Qui ci sono i punti del polmone, va bene, in medicina cinese. Ora si sente praticamente dove c'ha il muco che è bloccato, va bene? Come vedete questa parte qui diventa rossa. Sì, vedi? Allora, questo è un punto di blocco. Qui lo stesso, guarda, immediatamente. E qui lo stesso. Questi sono sempre punti che corrispondono al polmone. Doesn't hurt. Why did you do it on me? Why not Luca? Che dice il raffreddore? Ah, but Luca has it too. Si lascia la coppetta 1 o 2 minuti. Non è nella vero, zona. fa così male, è esagerato. Respira. Guarda. E mentre queste lavorano, noi si fa un lavoro di... Luca. Ho una domanda mentre lui lo vai. tortura. Vai. Quindi te questi prodotti qui li vendi solamente alle persone che fanno i corsi con voi, No, a questi terapisti o può comprare anche il chiunque. comune persona Sì, che... perché queste qui in realtà in Cina, come dicevo prima, l'azienda dalla quale produciamo, Sì. i nostri partner, hanno un domestic market che è una cosa immensa, proprio con le persone che le utilizzano se stesse. Quello che ti facevo vedere prima della complettazione è che può essere anche auto-applicata, cioè questo sì. viene utilizzato ok, Come per essere più lontano. auto-applicata. E viene utilizzata appunto da loro per il raffreddore, eccetera. Quindi, ovviamente il professionista ti dà, in questo caso Certo. per questo ti dà le indicazioni dove applicare la coppetta, il tempo e applicare. questo è molto comodo perché allora, questo tipo di, chiamiamola tecnologia di pompetta, è abbastanza innovativo. Guarda. Sì? Questo è dove è il blocco. Potete vedere praticamente che sotto qui c'è un blocco energetico. Dopo aver fatto le coppette, normalmente cosa si fa? Bisogna mobilizzare questa energia. E allora si usa una manovra, si chiama Gunfa. Oh, of course we do. Rilassati. Del Twin. Sì, questo è il Twin. Praticamente Enjoy. facendo questo movimento, Con Luca che aiuta. sentendo la mano dietro, praticamente la mano dietro ascolta e la mano davanti lavora, quindi una mano in e una mano yang. Praticamente sto Esagerato. aprendo i punti del grosso intestino e del polmone, poi da qui praticamente si può fare un trust osteopatico per aprire il petto. Zitto, silenzio. A posto. Questo è un trattamento. Insomma, stavi dicendo che giustamente se c'è il terapista sa meglio Sì, dove il terapista poi ti applicare sa la tempistica. dire come, dove applicarlo, però il nostro intento nella coppettazione e nella moxabustione, addirittura la moxabustione, per esempio ha degli strumenti come questo che è un moxatore in bambù, questo che ugualmente è un altro moxatore che viene applicato e legato affinché possa stare in dei punti specifici per fare delle auto-applicazioni, perché il nostro intento sì è formare operatori ma anche educare le persone all'utilizzo di una medicina preventiva e di una serie di attenzioni preventive legate a tutto quello che è, quindi all'attività sportiva, alla nutrizione, Sì. alla salute, al benessere. Il benessere molto spesso viene vista come una cosa in più, quindi nella spa, eccetera. Invece il benessere è qualcosa che ha diciamo, è una filosofia molto profonda che deve essere concepita. Cioè, il benessere significa avere dei buoni rapporti con le persone, significa fare una cosa che ti piace fare, perché fare un lavoro tossico o frequentare persone tossiche ti porterà inevitabilmente ad ammalare. Riguarda la psicologia della persona, le scelte di una persona, che poi inevitabilmente porteranno a una contaminazione positiva o negativa
e alla convivenza con altre persone, allo scambio di idee, allo scambio di informazioni. Questo per esempio è un altro tipo di moxatore dove viene inserito uno di quei sigari di li inserisci Artemisia, dentro. si inserisce qua dentro e poi viene utilizzato autonomamente magari nel letto o su altre parti del corpo. E questo proprio nasce per l'autotrattamento, ecco perché noi ci rivolgiamo anche all'utente finale. Poi in tutti i percorsi di formazione che facciamo il nostro intento è sicuramente quello di promuovere l'attività dell'operatore, perché Certo. si presume che l'operatore, avendo fatto centinaia di ore di formazione, abbia delle abilità, delle competenze che gli permettono di influenzare e indirizzare il paziente o il cliente, l'utente nel migliore dei modi. Però anche effettuare una diciamo componente educativa, ok, nei confronti dell'utente è fondamentale. Come vedo che Luca ormai è pienamente coinvolto e quindi si può moxare tutto. Ah, senti là. Cosimo, your turn. Vieni Cosimo. Ah. Anche dietro? Se metti fai la doccia, Cosimo. Oh, can you do my back? Vai back! It's good? You? Manca il sigarino Manca dentro, tipo- però va Quando bene. ci metti il sigaro questo è molto caldo, infatti si infatti. usa questo qui sopra gli abiti addirittura, Ah, ecco. perché usarlo sulla pelle questo qui è molto caldo. Oh, Però l'altra cosa dovete sapere che in Cina addirittura sono abbastanza esagerati dal punto di vista, loro addirittura cauterizzano il punto con la moxa. Ci mettono direttamente la lana. wait. Però si creano anche delle cicatrici. Cioè, Sì, non devi- indifferenti. Lo dovreste Però- fare anche in faccia, quindi Sì. That's the belly. Sì. Vuoi di nuovo sulla pancia? Wait. belli. Wait. Let me open it. Now, here, do like this. It's a good sound. Yeah. Wait. You can roll it. It's good? Yeah. Enjoy? Yeah. Ok. I got quick though. Ok, Ah, giusto, vedi? perché non gli ho fatto vedere. Questo è tapping elastico, è questo. È un nastro, è un bendaggio elastico che viene utilizzato. Ti faccio vedere varie applicazioni, queste qui sono a livello sportivo, abbiamo fatto grossi lavori e anche pubblicazioni scientifiche a livello internazionale su questo complementare, che serve a creare un effetto vacuum in ambito di decompressione, ok? In questo caso ad esempio, ti faccio vedere, guarda, questo qui a livello linfodrenante, ok? Viene applicato con un fine decompressivo. Invece in ambito sportivo viene applicato per migliorare la prestazione sportiva con delle applicazioni che vanno a stimolare a livello recettoriale, viene definita stabilizzante, quindi stabilizza o migliora, oppure va a diciamo, migliorare la parte linfatica, può essere utilizzato in ambito posturale. Posturale, in questo caso parliamo di kinesiologia, ma ha un'interferenza a livello posturale veramente notevole, con la quale noi dall'ambito delle scienze motorie poi connettiamo tutta la parte di esercizio fisico. Sono 10 anni che presentiamo in Italia il tapping elastico e abbiamo formato oltre 30.000 operatori in materia. Ma i colori sono basati... Allora, i colori nasce come concetto di cromoterapia, però a tutti gli effetti dico che per quelli che sono i nostri studi scientifici non ha Non ha un'interferenza, differenza. no. No. Questa Vai, è la tira. vendicazione. Just did it. Vai, lascia, leva la pistola. Perfetto. Vai. Okay, can I my turn? Give me your arm or something. Grazie mille di averci avuto qui ancora, è sempre un piacere stare Anche per qui me. e è sempre un piacere condividere gli stessi pensieri, lo stesso modo di uscire dal sistema, lo stesso modo di aprire la mente. Grazie ancora. A presto. 5 Word Explorer. Giacomo ATS. Giacomo ATS. Giacomo ATS, scusa. E Cosimo e Emma sono a farsi cose da soli. Give me your leg. My turn. Emma, I don't want No. L'hai preso, Luca? Yep. Yep. Pull.
L'avresti mai detto che Luca sarebbe venuto a farti un trattamento? No, si inizia così, si inizia così. Ah, sì, Devi vabbè. fare un corso di formazione. Bisogna però- prendergli il kit. Daddy, you do it. Vai. Ierico, Luca. Adesso Giacomo lo lasciamo con questo attaccato. Yeah. So we're done with the interview and Luca channel. Mommy's taking Luca to the bathroom. Daddy's disappeared with Giacomo. Emma's trying to take a picture of me. And I am talking to you, GoPro. So now we're here. If you liked the video, subscribe. Press this button here. Is there really a button? Or press one of the other videos over here. Did you see the video? Not yet. Oh, anyways. I just wanted to say, have a good day or night or afternoon or whatever time it is for you. And I hope you enjoyed this video. And please subscribe to our YouTube channel if you enjoyed it. Thank you, and hopefully I'll get healed from all this Bobble did to me. Wait, where's it? I can't see him. Can you see? Yeah, torture, am I right? Hopefully I'll get healed. Bye.